Benvenuti in un nuovo unboxing di SH Figuarts a tema Dragon Ball. Oggi siamo qui con il Super Saiyan Son Goku, Super Saiyan leggendario, acquistata come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. E vi ricordo che se contattate il Colosso tramite la chat disponibile sul sito e gli dite di essere iscritti a Pepe Collectibles, vi verranno caricati sul vostro account personale ben 500 punti che corrispondono a 10 euro di sconto. Quindi raga, che aspettate? Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e partiamo! Cominciamo come sempre spendendo due parole su quelli che sono gli accessori in dotazione a questa versione di Goku. Assente la basetta come al solito, ma presente stavolta un effetto energetico, quello della Kamehameha con i suoi raggi, che vedremo più nel dettaglio fra pochissimo. Abbiamo 3 visi intercambiabili, 4 considerando questo che era quello montato di default sulla figure, un altro stile di capigliatura per il Super Saiyan e ben 3 frangette differenti con le quali potremo divertirci a creare varie combinazioni in base alle pose che vorremmo dare a Goku. Abbiamo poi ben 6 paia di mani intercambiabili, considerando anche i pugni chiusi che sono già montati sull'action figure. Cominciamo proprio dalla Kamehameha, che è un effetto che abbiamo già visto più volte, cioè la classica sfera realizzata in plastica traslucida di colore azzurro con delle sfumature di bianco, un bianco sempre più intenso man mano che ci si avvicina a quello che è il centro dell'energia. Come vedete ci sono vari fori su tutta la superficie nella quale potremo applicare i raggi, un po' a simulare appunto il momento in cui Goku va a caricare la Kamehameha. Questi raggi sono realizzati anch'essi in plastica semitrasparente di colore azzurro con qualche sfumatura di bianco man mano che ci si avvicina verso il centro dell'onda energetica. Ce ne sono 2 di misura un po' più lunga, mentre gli altri sono 5, quelli invece un po' più corti. Andiamo adesso sulle capigliature. Abbiamo questa, quindi sono molto simili fra loro, come vedete però hanno un pattern leggermente diverso. Mi piace molto la scultura e anche la verniciatura. Abbiamo un giallo molto intenso che tende quasi all'arancione in alcune parti e va a sfumare sempre di più verso punte di bianco. Buona anche la scultura con vari dettagli che vanno ad arricchire il capello da Super Saiyan di Goku, inconfondibile. L'unica cosa non mi piace, non so se è un difetto. No, è proprio così, non mi piace che qui sul lato ci siano questi gap un po' bruttini da vedere all'altezza delle orecchie. Abbiamo poi, come dicevo, anche vari stili di frangetta per dare diversi toni a quello che è il capello di Goku. Questo senza nessun ciuffo, che servirà appunto a ricreare il momento non della trasformazione ma del potenziamento di Goku, in cui appunto i capelli sono tutti sparati verso l'alto, mentre gli altri invece con pose un po' più differenti. Abbiamo poi i visi intercambiabili. Iniziamo da quello di default, che il nostro Goku bello massiccio e arrabbiatissimo. Finalmente SH Figuarts è riuscita a dare una somiglianza a Goku dopo che per tanti anni secondo me non ci è riuscita appieno. In questo caso direi che il lavoro è più che buono, ottimi dettagli sia degli occhi sia la colorazione, che vari dettagli che ci sono, come ad esempio queste righette sulla fronte, le sopracciglia, la bocca leggermente storta e anche la parte che è sotto gli occhi. Abbiamo questo, quindi un po' più incavolato, questo stessa espressione ma differente per i denti digrignati in vista, questo con un ghigno molto particolare, caratteristico di Goku, e poi l'immancabile urlo durante la trasformazione, il potenziamento o quello che è con la bocca aperta, dove si possono vedere anche i dettagli appunto della lingua, dell'interno della bocca e dei denti. Secondo me ottimo il lavoro su questi volti, mi ricordano molto il Super Saiyan 4, sempre di SH Figuarts, ma come vedremo fra pochissimo ci sono diverse cose che ricordano il Super Saiyan 4 e se ricordano lui, che è una delle action figures più belle, a mio parere, almeno nella mia collezione, allora già partiamo con il piede giusto. Per quanto riguarda invece le mani, come vi dicevo, sull'action figure ci sono i pugni chiusi, poi ce ne sono 6 paia che però trovo tutte un po' troppo simili per quanto mi riguarda. Abbiamo queste a palmi completamente aperti, comunque con dei dettagli abbastanza buoni, sì.
C'è la solita colorazione che mi sembra piuttosto buona, con qualche riga, qualche dettaglio, ma nulla che faccia gridare al miracolo. Queste invece sono più adatte. Che cos'è questa cosa brutta? Ah, un pezzettino di qualcosa. Comunque, queste che servono proprio ad essere inserite sull'effetto Kamehameha, anche qui palmi leggermente con le dita leggermente chiuse. Poi abbiamo quelle in atteggiamento marziale, queste qui con le due dita. Che diavolo è questa cosa? Qui c'è un bruttissimo errore di stampa o di quello che è. Mamma mia, bruttissimo anche da quest'altra parte. Questa cosa non ci voleva, penso che sia un difetto solo della mia copia, ma assolutamente bruttissime da vedere. Queste hanno, come vedete, l'anulare e il mignolo leggermente chiusi, mentre quest'altri sempre in posa marziale con le 3 dita in evidenza, le prime 3, le altre 2 invece completamente serrate. E poi abbiamo un altro paio di mani simile a quello adatto per il lancio della Kamehameha, per la preparazione della Kamehameha, scusate, ma questa volta senza i perni per attaccarle, quindi anche qui palmi aperti e dita semichiuse. Avrei gradito magari una maggiore varietà per quanto riguarda le mani, ma per il resto ragazzi nulla da dire, sono abbastanza soddisfatto. Siamo di nuovo qui finalmente con Goku che dà subito l'impressione di essere veramente pompatissimo e bello grosso e pesante. Restituisce sempre la sensazione di Super Saiyan 4 come dicevo in precedenza perché secondo me sono quasi sicuro che questo sia il body del Super Saiyan 4 o quantomeno dal punto di vista estetico e della grandezza della muscolatura. Dovrebbe essere un body 3.0 con delle articolazioni migliorate ma adesso lo scopriremo. Allora, innanzitutto partiamo dalla testa, abbiamo già visto i visi intercambiabili nella sezione precedente, un'altra cosa che mi salta all'occhio oltre al gap dei capelli in questa parte dell'orecchio, ragazzi volevo farvi notare anche questa qui, sempre sopra l'orecchio oltre che al di sotto di essi, però va bene, ci può stare visto comunque il prezzo di una figure del genere. Poi articolazioni ovviamente in vista, tantissimo, più del solito, ma anche in questo caso mi sento di giustificare Bandai perché comunque una figure del genere a petto nudo non vedo come avrebbero potuto farla altrimenti, almeno non a questo costo. La cosa che mi disturba di più sono le 2 articolazioni del gomito, sinceramente, sono quelle un po' più bruttine da vedere, queste delle spalle. Però, vabbè, ci faremo l'abitudine. Muscolatura gigantesca anche nella parte del back, nella parte della schiena e abbiamo 2 tipologie anche di materiali. Qui per il petto abbiamo una plastica molto rigida, plastica rigida classica, mentre per l'addome invece plastica morbida che ritroviamo anche nelle chiappette di Goku, questo per facilitare ovviamente il movimento sia nella parte addominale che nella parte del sedere appunto per favorire questo tipo di movimento. Bandai ha voluto dare a questo Goku la massima mobilità, come è giusto che sia. Vi ricordo quindi che è il Goku Full Power, quindi quello più pompato e le proporzioni secondo me sono molto adatte all'anime, cioè sono ben ricreate da accostare ovviamente al Frieza Full Power che dovrebbe arrivare, penso, spero, molto presto. Braccia anche qui molto grosse, molto pompate e segni, come vedete, un po' per tutto il corpo di graffi e segni di battaglia, cosa che apprezzo. Qui sotto la luce riesco anche a notare però una leggera differenza di colorazione fra le braccia, l'addome e la parte centrale del petto. Non so se voi riuscite a coglierla, è una leggerissima sfumatura anche in questa sezione della schiena, quindi questo è un blocco unico che ha un colore leggermente diverso dal resto del corpo. Non ci sono sfumature sul body, cosa che avrei apprezzato parecchio, ma le sfumature invece le troviamo nel vestiario, che secondo me è realizzato benissimo con questo arancione, come vedete, sfumato. La parte dell'inguine è di un arancione un po' più scuro, mentre la parte dei pantaloni è più scuro sulla sommità, quindi la parte che si avvicina appunto all'inguine, mentre va via via a sbiadire per la lunghezza intera del pantalone. Resa molto bene anche la cintura e la maglia strappata, questo dovrebbe essere un pezzo mobile, esattamente, realizzato in plastica, ovviamente morbida per permettere anche in questo caso il movimento. Il fiocco, il nodo è mobile, anche questo, da adattare alle varie pose che vogliamo dare a Goku.
E vediamo anche vari segni di battaglia e graffi anche sui pantaloni. E bellissima è la parte dei pantaloni stessi che sono strappati dal combattimento. Bruttina l'articolazione in vista dietro il ginocchio, ma finché si tratta di dietro il ginocchio ci può stare. Non vedo differenze di colorazione tra ginocchio e resto della pelle, quindi anche qui ottimo lavoro e molto buona, scusate, anche la resa della muscolatura dei polpacci e delle gambe. Andando ancora più giù, anche qui segni di pantaloni strappati che mi piacciono tanto e stivali che sono anch'essi resi benissimo sia nella scultura che nella verniciatura, con questo blu e rifiniture gialle con i legacci invece di colore rosso. Suola delle scarpe immancabile, anche in questo caso una buona cura, e la sensazione che restituisce questo Goku poi anche a livello di stabilità è piuttosto buona. Mi piace molto il body, secondo me sarà molto flessibile, molto adatto a vari tipi di pose che potremo dare a questo Goku e non vedo l'ora anche di vederlo a confronto con altre action figures. Vediamo un attimino le articolazioni, partendo come sempre dalla testa, che è libera di ruotare in questo senso. Si vede il gap del collo, il solito gap del collo che purtroppo non può essere rimosso, almeno per adesso. Testa che può essere piegata in basso più o meno fin qui, in alto fin qui, spalla con una butterfly joint e un sistema di articolazioni piuttosto buono, spalla che può essere, braccio che può essere spostato in alto fin qui, poi in avanti, piegato anche di 360 gradi, anche all'indietro volendo, può ovviamente ruotare il bicipite, anche il polso, piegarsi la mano, doppia articolazione al gomito che permette di superare i 90 gradi. Veniamo adesso al torace che può ruotare in modo molto preciso, può essere piegato in avanti di tantissimo, praticamente quasi a 90 gradi, e all'indietro. Qui, ecco, il solito problema, questa volta non c'è, quindi complimenti Bandai, perché non c'è la solita apertura, quel solito gap gigantesco, che invece ritroviamo in tantissime altre figure, come ad esempio in Trunks. Poi andiamo ancora più giù, per le gambe, libertà di movimento che permette di superare la linea orizzontale, fantastica, e all'indietro è un po' più limitata, ma grazie, come dicevo prima, alla plastica morbida del sedere, movimento comunque molto buono. Non mi piace molto questo sistema di articolazioni in vista da questa parte, però ragazzi va compreso appunto che hanno voluto dare la massima mobilità. Se non avessero fatto questo sculpt per l'inguine e per la gamba, appunto, non ci sarebbe potuto essere questo raggio di movimento. Poi anche le gambe possono essere aperte con le articolazioni 3.0, quindi ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Può girare tranquillamente il quadricipite e la gamba. Poi il ginocchio ha la doppia articolazione che permette di andare oltre i 90, ormai questa è una cosa più che assodata, e massima mobilità anche per la caviglia che può andare in alto, in basso e girare lateralmente. Punta del piede anch'essa articolata, quindi massima mobilità per un Goku che sia dal punto di vista estetico sia dell'articolazione, secondo me è più che soddisfacente. Brava Bandai! Ed ecco qui Goku in collezione vicino ad altre sue versioni. Abbiamo il Goku da Dragon Ball Super, Ultra Istinto di Toyotaro, e poi a Saiyan Rised on Earth, e qui abbiamo Vegeta e tutta l'altra allegra famiglia. Qua invece Goku e Vegeta Super Saiyan 4. Come vedete il body, adesso anche se lui è in posa, dovrebbe essere lo stesso spalle, stessa grandezza delle braccia e quant'altro, così come anche i pantaloni. Come vedete comunque è bello grosso, nulla a che fare con la corporatura di Goku Ultra Istinto di Dragon Ball Super, o tantomeno dell'altra versione. In conclusione sono davvero molto contento, molto soddisfatto dell'acquisto fatto e felice di aver potuto aggiungere questo pezzo alla mia collezione come rappresentante di Goku Super Saiyan. Una figure completamente rivisitata, migliorata dal punto di vista dei visi che vengono forniti da Bandai,
la somiglianza a Goku è ottima per quanto mi riguarda, anche un body, un 3.0 che ha risolto molte delle pecche dei body passati, come le articolazioni, che sono state utili anche per uno come me che non sa molto ben posare le figure, e soprattutto l'eliminazione di quel gap fastidioso all'altezza del petto nel momento in cui si porta all'indietro. Per il resto buono il painting, buona anche la sfumatura sul vestito, bene che sia stata data anche la Kamehameha come effetto con i vari raggi, se danno degli accessori in più è sempre ottimo, però non è una figura ovviamente esente da difetti, il gap dietro l'orecchio, sui capelli, qualche distrazione qua e là anche in termini di colorazione del petto rispetto al resto del body, però per il resto ragazzi davvero super dettagliata, belli anche i danni da battaglia e quant'altro, quindi vi ripeto, sono molto soddisfatto soprattutto visto il prezzo di questa figure che se non sbaglio dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 euro se non ricordo male. Detto questo, io ringrazio ancora il colossodeinerd.com che mi ha aiutato a reperire questa figura, a fare questo recupero. Trovate come sempre il riferimento qui sotto in descrizione. Mettete mi piace al video se vi è stato utile e se vi è piaciuto. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci rivediamo sempre qui con un prossimo unboxing e con tanti altri video. Ciao raga, a presto!